Ciao a tutti, sono un ingegnere e questo è il mio modo di lavorare in legno. Oggi vediamo come costruire una guida per il banco sega, estremamente robusta e semplice da realizzare. Ho usato un paio di profilati in ferro, come questi, sezione 40x40 per 3 mm di spessore, ed è estremamente rigida. Se mi dessero l'incarico di progettare una guida, dovrei risolvere due problemi. Innanzitutto una guida è sostanzialmente una trave e intanto ha il problema di avere un buon incastro. In più a questa trave è applicata una forza, cioè il legno che scorre sulla guida. Questa forza può fare inflettere la trave di una certa distanza. Quindi abbiamo due problemi, intanto garantire un ottimo incastro, e questo lo vedremo più avanti nel video, e poi garantire che la guida non si infletta. Per resistere alla pressione, qual è il miglior legno che posso utilizzare? In questo caso al posto del legno ho utilizzato un profilato in ferro con una parete abbastanza spessa, 4 mm, il che ci garantisce di avere un'ottima resistenza alla pressione, che come vedremo alla fine del video la guida non si flette completamente. Per avere tutto molto rigido utilizzo lo stesso profilato per costruire delle staffe che manterranno il binario sul quale scorrerà la guida. Da un lato i buchi saranno più grandi perché dovremo inserire la testa della vite. Qui è fondamentale mantenere entrambe le staffe alla stessa altezza. Per il binario ho utilizzato lo stesso profilato. Per tutta la costruzione alla fine ho speso circa una ventina di euro. Una barra intera di profilato 40x40, 4 mm di spessore costa circa una trentina di euro. Io ne ho utilizzato poco meno di metà, quindi più o meno una quindicina di euro più un po' di ferramenta. Adesso unisco il binario alle staffe. Ho fatto la filettatura sul binario in modo da poter fissare il tutto senza dadi, perché sarebbe stato molto difficile inserire un dado all'interno del binario. Qui costruisco delle squadrette che andranno a tenere la stafilettata. La stafilettata poggerà su questa striscia di legno compensato 18 mm, sul quale realizzo una scanalatura che appunto ospiterà la stafilettata. Come la stafilettata ho utilizzato un'asta da 6 mm. La striscia di compensato verrà fissata al binario con una serie di viti autoperforanti, quindi sto facendo degli inviti sul binario stesso. Sul binario fisserò un righello in modo da fare dei tagli molto precisi. Ecco, da qui in poi inizio a realizzare il meccanismo di blocco. Qui devo dire ho fatto diversi tentativi, l'ultimo dei quali, quello che più mi ha soddisfatto, è un meccanismo estremamente semplice. Intanto con lo stesso profilato ho realizzato una L e vado a posizionare il travetto centrale esattamente a metà di questa L. La L scorrerà ovviamente sul binario, un paio di colpi di saldatura e quindi il carrello viene fissato alla guida laterale. Un tocco di nero opaco fa diventare tutto più professionale. E qui dipingo il binario, probabilmente avrei potuto dipingerlo prima di fissarlo, sarebbe stata un'idea molto intelligente, ma a volte c'è fretta proprio di vedere le opere realizzate
e ai dettagli ci si pensa dopo. Ok, questa è la struttura della guida, come vedete già funziona. Qui il meccanismo di blocco è un po' artigianale e devo dire non sono rimasto tanto contento, quindi più avanti vi faccio vedere come l'ho modificato. Qui sto costruendo la parte in legno della guida che rivestirà la struttura in ferro. Anche qui realizzo degli inviti sulla struttura in ferro e poi utilizzo delle viti autoperforanti per fissare la parte in legno sulla struttura. Qui si è rotta una vite, probabilmente la vite togliere impulsi non è la migliore arma in questo caso. Un po' di olio da taglio aiuta le vite autoperforanti. Adesso una levigata e dire che siamo pronti a metterla in funzione. Ultima cosa che non può mancare è una personalizzazione della guida. Anche qui a me piacciono i colori molto accesi, chi l'ha detto che i nostri viraggi debbano essere grigi o semplicemente color legno. Ho realizzato un paio di mascherine e con un bello di Posca direttamente dagli anni 80 vado a decorare la guida. Anche questa è un'operazione che prende veramente poco tempo, ma il risultato finale ci fa sicuramente divertire di più ogni volta che utilizziamo il macchinario che costruiamo per noi stessi. Per il blocco, come vi ho detto, ho fatto diversi tentativi nel tempo. Dall'inizio alla fine di questo video sono passati circa 8 mesi in cui ho fatto veramente tanti tentativi. Si vede infatti che il meccanismo di blocco ne porta le conseguenze, ci sono saldature anche abbastanza sporche effettuate nel tempo per provare appunto le diverse alternative. Alla fine la soluzione più semplice è stata utilizzare un morsetto a ginocchiera. Il sistema di blocco ha una guida millimetrica che ci consente di fare tagli ripetuti con le stesse misure, quindi senza modificare le misure. Per fare questo ho saldato due dadi su questa placchetta che gira attorno a un asse e i dadi vanno ad intercettare una barra filettata M6. La filettatura M6, che è uno standard internazionale, ha le spire che si ripetono ogni millimetro. Quindi ogni volta che spostiamo la guida di uno step stiamo spostando di 1 millimetro. Quando chiudiamo la guida laterale, la piattina sul quale ho soldato i due dadi preme su questa barra filettata con un passo 1 millimetro. Questo è molto utile perché se la guida è posizionata fuori dal millimetro, l'asta filettata la riporta sul millimetro. Quindi significa che possiamo fare tagli ripetuti sempre alla stessa dimensione. Quindi se io faccio un taglio da 10 cm e 5 mm, sposto la guida, se la riporto in posizione farò un taglio esattamente a 10 cm e 5 mm. E allora, grazie mille per essere arrivato fin qui. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, se avete domande tecniche sul meccanismo di blocco sulla guida mettete un commento, scrivete sul commento, sarò felice di rispondervi. E iscrivetevi al canale. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.